Per la serie I campioni leggendari della box, questa puntata è dedicata a Emil Griffith. Emil Griffith è noto in Italia soprattutto per le 3 indimenticabili sfide con Nino Benvenuti, valevoli per il titolo mondiale dei pesi medi. Prima però di essere campione del mondo dei pesi medi, Emil Griffith è stato anche campione del mondo dei pesi welter. Ebbene, come peso welter si è espresso probabilmente su valori ancora più alti. Ebbene, così come Benvenuti è stato il grande rivale di Griffith a livello pesi medi, come peso welter il grande rivale di Emil Griffith è stato il cubano Benny Kid Paret. Ci sono state 3 drammatiche sfide tra i due pugili, noi ve ne facciamo vedere la prima. Buon divertimento. Griffith challenges champion Benny Kid Paret for the world. Siamo sul ring di Miami Beach, è il 1 aprile 1961, il cubano Benny Kid Paret difende il titolo mondiale dei pesi welter contro Emil Griffith. Eccolo qui, Emil Griffith. Weighing 145.5 pounds, wearing the black trunks with the white stripe, the challenger, Emil Griffith. È la Convention Hall di Miami Beach. His opponent, from Santa Clara, Cuba, weighing 146.5 pounds, wearing the white trunks, 146 libbre e mezzo Benny Kid Paret, quindi 200 grammi dentro il limite dei pesi welter, che è 66,678, 147 libbre. 15 rounds, another contest to follow. Fellas, you received your instructions this afternoon from the member of Miami Beach Boxing Commission. Paret aveva conquistato il titolo mondiale battendo Don Jordan a Las Vegas il 27 maggio 1960, aveva difeso il titolo battendo ai punti in 15 riprese Federico Thompson sul ring di New York. Questa è dunque la sua seconda difesa del titolo. È la prima ripresa. Benny Paret in pantaloncini bianchi, Griffith in pantaloncini neri. Griffith plans to move with his man. Paret is a tireless fighter who keeps on top of you all the time. Griffith has never gone 15 rounds. Paret has done it twice, winning on both occasions. Per Griffith è il primo incontro valevole per il titolo mondiale, non era mai andato oltre le 10 riprese, una carriera iniziata nel 1958. Ha 22 anni Griffith, 23 per l'esattezza in questo momento. Nato il 3 febbraio 1938 nelle Isole Vergini. Benny Kid Paret, nato il 14 marzo 1937 a Santa Clara, Cuba. Uno dei tanti talenti pugilistici che hanno dovuto trovare asilo all'estero quando Fidel Castro ha proibito l'attività professionistica a Cuba, come lui Luis Manuel Rodriguez, Mantequilla Nápoles e altri grandi pugili. Griffith in there with that short right hand to the body. One minute to go in round one. Champion Paret has quick hands, quick feet. He's a tireless fighter. Gran ritmo. And takes a very good punch. Rientra bene con il destro Paret sull'attacco di Griffith. L'arbitro è Jimmy Preckless.
Conclusione della prima ripresa. Siamo alla seconda. Griffith in pantaloncini neri contro Benny Kid Barrett, pantaloncini bianchi. Il ring della Convention Hall di Miami Beach. Lo stesso ring sul quale Muhammad Ali ha conquistato il titolo mondiale dei pesi massimi battendo per abbandono alla settima ripresa Sonny Liston, prima delle due sfide tra Ali e Liston nel 1964. Però siamo nel 1961. That's Jimmy Perlis, the referee. He's a linguist. Tutti e due i pugili cercano di lavorare molto al corpo. In the fights we've seen him, Perret has done his best work with his back to the ropes. Pugilato faticoso anche per l'arbitro, che deve continuamente intervenire. Dato a vuoto con il destro Barrett. Just about half a minute to go in round two. Ultime battute della seconda ripresa. Round is almost over. Buona azione al corpo a due mani da parte di Barrett. All'angolo di Griffith ci sono Howie Albert e Gil Clancy, che lo hanno seguito per tutta la carriera. On the other side of the ring, we have the champion, Benny Kid Barrett, who has had a real great rise to power in the welterweight ranks. Facing him is his manager, Manuel Alfaro. Manuel Alfaro è all'angolo di Benny Barrett. On the outside is Jose De Maria, one of his handlers, and Jose Gonzalez was the man who put the Vaseline over his eyes, facing him. Benny Kid Barrett, the welterweight champion, defending against Emil Griffith here in the Miami Beach Convention Hall. Siamo alla terza ripresa, avete visto che Barrett era già pronto, con largo anticipo sul suono del gong. Now they're starting to hit harder. Buon destro di Griffith. Apparently, Griffith's corner has changed his strategy. Griffith started to throw right and thought better of it, as you saw. Questo tipo di pugilato gli americani lo chiamano infighting, cioè il combattimento da vicino a distanza ravvicinata. Toccato col sinistro Griffith. Ancora un destro di Griffith. But Barrett fights hardest when he's hurt. Griffith wants punching room. Barrett doesn't want him to have it. Destro di Barrett.
po' più rapido Griffith. One minute to go in round 3. Tocca col sinistro Griffith. A big round for Griffith so far. Destro di Griffith in montante. Un'ottima ripresa questa per lui. Vede come i due pugili cercano di tenere le braccia all'interno rispetto all'avversario. Ten seconds to go in round 3. Per entrambi è difficile trovare spazio. Comunque conclusione di un round sicuramente favorevole a Emil Griffith. Siamo alla quarta ripresa. Emil Griffith in the black, the title at stake. Scheduled for 15 rounds. Referee Jimmy Peerless. È il 25esimo incontro della carriera per Emil Griffith. ...22 vittorie e 2 sconfitte, entrambi ai punti, una subita contro Randy Sandy e una contro Danny Moyer. Il destro di Parrett. Ancora Parrett che lavora al corpo. Poi la reazione di Griffith. Beretta's having a tough time tying up Griffith on the inside. Il destro di Parrett. About half a minute left in this round. Come ho già fatto notare, molto lavoro per l'arbitro. Ultime battute del round. Finisce la quarta ripresa, questa mi è parsa più favorevole a Parrett, anche se è un match difficile da decifrare. There's an unknown or an imponderable factor here. The 6 fights that he has had within the last year and a half, 2 with Charlie Scott, 2 with Gaspar Ortega, and 2 with Federico Thompson, and each one of them was a small war. Quinta ripresa. There's the bell for round 5. Perrett on the white trunks, Griffith in the black. Ricordo ancora, Griffith in pantaloncini neri, Parrett in pantaloncini bianchi. Buon destro di Griffith. As you'll notice, Griffith has connected with the better, longer punches. Perrett has been effective in close.
a big fight for Perret, but he's showing plenty of poise and ring savvy in there. You'll notice the moves he's making. Neither man has ever been knocked out. Un altro intervento dell'arbitro, Round is about half over. un sinistro di Griffith forse sotto la cintura, comunque nulla di importante, fa bene l'arbitro a non intervenire. 2 volte col destro Parrett, One minute to go in round il match five. si sviluppa sempre con lo stesso tema. They're starting to connect from the outfield. Il sinistro di Parrett, poi il destro di Griffith. Tutti e due pugili comunque concentrati nel tentativo di colpire soprattutto al corpo. Griffith col sinistro, poi il destro, ancora il destro, poi il sinistro di Griffith, That's perfect. ancora il sinistro di Griffith. There's the bell. Coming up to round 6 now in the Miami Beach Auditorium. Benny Kid Perret on the Sesta white trunks, ripresa. defending his welterweight championship against Emil Griffith, and the black, the referee Jimmy Perlis. No knockdown so far. Nobody seems to have been cut. Non ci sono stati knockdown. Il ritmo si mantiene elevato. Two minutes to go in round 6. Fuori misura con il destro Parrett. È difficile per tutti e due trovare lo spazio per piazzare i colpi. Bello scambio. Con il destro di Griffith è stato il colpo più significativo. Sinistro e destro di Parrett, la reazione di Griffith. Destro-sinistro di Parrett, che poi colpisce ancora il corpo. A bit of maneuvering here. They're each trying to get the proper hold. Less than half a minute to go in this round. Ad occhi meno avvisati questo incontro può anche sembrare monotono, ma c'è una ricerca costante di aperture da parte dei due pugili, abbastanza simili per certi versi.
Un bel destro di Parrett che poi fa seguire una serie a due mani al corpo. There's the bell. Coming up to round 7 here in Miami Beach. Siamo alla settima ripresa, è in palio il titolo mondiale dei pesi welter che Benny Kid Parrett difende per la seconda volta. Lo ha conquistato contro Jordan e lo ha difeso contro Federico Thompson. Un bel sinistro di Griffith, eccellente gancio sinistro di Emil Griffith. There's a lot of science involved in this fight if you watch them in close. Buon sinistro di Parrett al corpo. È un match destinato a decidersi sul piano atletico. Si tratta di vedere quale dei due pugili riuscirà a tenere meglio la rotta delle 15 riprese. 15 round a questo ritmo sono durissime. Sfrutta in questa occasione una maggiore velocità nelle braccia Griffith. Una buona azione di Parrett. Griffith is doing a lot more holding than he did in the early rounds. One minute to go in round 7. Ancora una buona azione per Parrett. The big right-hand punch with which Parrett nailed Griffith at the end of round 6 may be telling a Ancora un bel story destro here. di Parrett. Molto veloce Parrett in questa occasione. Momento difficile per Emil Griffith. Ten seconds to go in round 7. There's the bell. Coming up to round 8. Siamo all'ottava ripresa. Match aperto a qualsiasi conclusione. Leggero vantaggio di Griffith probabilmente, ma una buona reazione di Parrett nella sesta e nella settima ripresa. In ogni caso, come ho detto, si tratta di vedere chi riuscirà a tenere meglio la distanza. Molto bene Parrett, sinistro e poi il destro. The champion definitely has taken charge of the fight at this point. Gancio sinistro di Parrett. About a minute and 15 seconds remain. Tenta il in this montante round. destro Griffith, Round 8. poi il gancio destro di Parrett.
Molto bene Griffith, sinistro e destro in combinazione. Half a minute left in the round. Buon sinistro di Parrett. Mi limito a segnalare i colpi più significativi, impossibile descriverli tutti, dato il ritmo. Montante destro di Parrett sull'attacco di Griffith, mentre arriva il gong. And co-manager Gil Clancy facing him as a school teacher, and his other co-manager leaning in from the outside is Howard Albert. He's in the millinery business. Ladies' hats, by the way. But Lou Simon is on the outside, and Lou was with Griffith in the early days, and they said that if he ever got a title shot, he's the big fella on the outside. Simon would... Howie Albert e Gil Clancy all'angolo di Emil Griffith. Gil Clancy ora è commentatore per la televisione. Howie Albert ha una fabbrica di cappelli. La nona ripresa, Griffith in pantaloncini neri, Benny Kid Parrett in pantaloncini bianchi. Ricordo che è Parrett il campione, Griffith è lo sfidante. È il primo incontro valevole per un titolo mondiale sostenuto da Griffith nella sua straordinaria carriera. Buon uso del jab sinistro questa volta da parte di Griffith. Jab è un colpo poco usato in questo match date le caratteristiche dei due pugili. Si trovano quasi sempre a cortissima distanza. Now Griffith has gone back to boxing and spot hitting. The round is about half over. Sarebbe stato interessante contare il numero degli interventi dell'arbitro. 1 minute to go in round 9. Non ci sono particolari scorrettezze, ma sono le caratteristiche dei due pugili che determinano queste situazioni che l'arbitro è costretto a sbrogliare. È stato un largo destro di Griffith che però è andato solo parzialmente a segno. Il lavoro al corpo di Parrett. Il destro di Griffith sull'attacco dell'avversario. Ancora il corto destro di Griffith. Sempre con il destro Griffith, mentre si conclude la nona ripresa. Questa è la 10ª. Match ovviamente previsto sulle 15 riprese. Soltanto all'inizio degli anni 80
La distanza degli incontri valevoli per un titolo mondiale è stata ridotta molto opportunamente, a mio avviso, dalle 15 alle 12 riprese. Io sarei addirittura favorevole alle 10. Barrett, who was used to the 15-round distance, speeds up the attack. He hurt his man there. Bene Parrett in questa situazione, Barrett is a strong forse sotto la fighter, cintura a un fighter. colpo, un He's coming sinistro back di Parrett. Il destro di Parrett, Just about a minute to go in this round. Round 10. stavolta il destro di Griffith, prende Parrett d'incontro. Ottima questa azione di Griffith, Wide open, and Griffith took a charge of it. sinistro di Griffith, poi il destro, There's the ball. ancora il destro di Griffith. Momento difficile per Benny Kid Parrett Listen to the crowd. a conclusione della 10ª ripresa, sicuramente la migliore per Griffith dall'inizio del match. Problem for young Amo Griffith. He has never gone 15 rounds. Barrett has gone 15 rounds twice. We're looking in on Barrett's corner, where there's a little bit of consternation. Vedete che c'è un po' di animazione all'angolo di Parrett Against Federico Thompson and against Don dopo il Jordan. difficile momento passato dal pugile cubano Amo Griffith has never alla fine gone del beyond 10 rounds. round precedente. Right-hand punches. There's Gil Clancy. He's giving, Ecco Gil Clancy che spiega a Griffith Two right-hand punches cosa have deve dominated fare. this fight. The first by Barrett in the 6th round turned it his way, and the last one by Griffith in the preceding round, the 10th round, may have turned it his way. However, we don't know. Coming up to round 11 of a 15-rounder, and it's very, very close. 11ª On the ripresa. white trunks, Griffith in the black. Now the added distance could be Si può a dire telling nell'arco del factor. match è stata una leggera supremazia iniziale di Griffith, poi è tornato bene Parrett nelle riprese centrali, ma nel finale del 10º round Griffith ha messo a segno alcuni colpi importanti. In ogni caso match ancora aperto a qualsiasi soluzione. We've got to see if Griffith's inexperience causes him to go right-hand crazy now. That sometimes happens to a young fighter. So far, he's tipped his head. There goes that right. Often wonder why a referee doesn't get nailed more often in those breaking of clinches. Il destro di Griffith sinistro e destro di Parrett, ma solo parzialmente a segno. Aveva caricato bene il destro Parrett.
1 minute to go in round 11. Sempre molto sostenuto il ritmo, comunque, anzi si può dire che in queste ultime fasi è cresciuto ancora, segno di una buona condizione da parte dei due pugili. 10 seconds to go in round 11. Conclusione dell'11ª ripresa. Siamo alla 12ª. Benny Kid Barrett, the champion in white. Emil Griffith in black. There have been no knockdowns, and nobody seems to have been cut. Keep repeating that for the late joiners. Gancio sinistro di Griffith. Poi destro. Due eccellenti colpi messi a segno da Griffith. Right hands have been telling factors by both boys in this bout. Not that the lefts have been idle. Destro di Parrett. Fuori misura Griffith. Ancora fuori misura, poi però tocca con il destro. Now Barrett is starting to look over to his corner for instructions when he goes into a clinch. A game little fighter, that Benny Barrett. Fuori misura col destro Parrett. A segno invece Griffith. No quick hands of both of them as they battle in Griffith's corner. See Barrett look over at his corner for instructions that time. "45 seconds remaining in the round. Serie al corpo di Parrett. Un destro di Parrett fuori misura e la conclusione della 12ª ripresa. Ancora una situazione di sostanziale equilibrio, forse una leggera superiorità di Griffith nel complesso delle 12 riprese finora portate a termine. Vedete come con i gesti cerca di far vedere al suo pugile Gil Glancy cosa deve fare. L'impressione è che lo abbia invitato ad un uso del montante destro. They're a little more restrained, although Caron Gonzalez is giving it with the gestures too, as we come up to round 13. 13ª ripresa. Il ring è quello di Miami Beach Convention Hall
Il titolo in palio è quello dei pesi welter, il campione è Benny Kid Barrett, lo sfidante Emil Griffith. La data 1 aprile 1961. Avete visto un paio di tentativi di Griffith di portare il montante a destro, poi un altro destro di Griffith. You joined us late, it's been a... Il gancio sinistro di Griffith, ancora il sinistro, e questa volta Barrett è al tappeto. È stato il gancio sinistro di Griffith 8, 9, 10, ed è KO. È KO, guardate la gioia di Emil Griffith. Ha risolto il match con uno straordinario gancio sinistro. Doppiato, ma probabilmente è stato il primo a spegnere le lampadine di Benny Kid Barrett e a risolvere un match sostanzialmente equilibrato. Attenzione. Eccolo qui, gancio sinistro. Ecco, il destro che ha seguito non è nemmeno arrivato a segno, 2 volte con il sinistro e Benny Kid Barrett finisce KO. Emil Griffith conquista il titolo mondiale dei pesi welter. Primo incontro per il titolo mondiale di una lunga e straordinaria carriera.